Benvenuti nel mio canale. Quest'oggi faremo le mafalde siciliane. La ricetta è semplicissima, il risultato sarà eccezionale. Andiamo a prepararle. In una ciotola mettiamo la farina e aggiungiamo il lievito fresco. Ora versiamo tutta l'acqua. Il sale e iniziamo a miscelare per inglobare tutti gli ingredienti. Aggiungiamo anche il miele e iniziamo a impastare. In questa prima fase l'impasto risulterà asciutto, ma non vi preoccupate, continuiamo a lavorarlo e vedrete poi il cambiamento. Lavoriamolo finché non troviamo più farina libera nella ciotola. Ora che la ciotola è pulita possiamo iniziare a versare l'olio. Io lo metterò in 2 volte. Quando si sarà assorbita la prima parte possiamo continuare con la restante. Questo processo potete farlo ovviamente anche nella planetaria o nell'impastatrice. A questo punto spostiamoci nella spianatoia dove andremo a ultimare l'impasto. In questa fase dobbiamo cercare di eliminare tutti i grumi e di renderlo il più omogeneo possibile. Quando l'impasto avrà preso una bella consistenza, copriamo con la ciotola e lasciamo riposare 10-15 minuti. Dopo questo riposo noterete che l'impasto risulta ancora molto ruvido. Diamogli ancora qualche giro di piega e vedrete il cambiamento. Il risultato sarà questo. Rimettiamo nella ciotola coperto con pellicola e lasciamo riposare un'ora. Trascorsa un'ora l'impasto sarà triplicato in volume. Capovolgiamo adesso l'impasto in spianatoia e andremo a porzionarlo. Con l'aiuto di un tarocco andrò a dividere in 2 l'impasto. Ne ricaverò in tutto 6 porzioni. Io vado ad occhio nella fase di staglio, ma volendo potete pesarlo per avere poi un risultato finale dove i panini saranno tutti della stessa dimensione. Una volta diviso in 6 parti, prendiamo il primo pezzo e lo schiacciamo formando un rettangolo. Arrotoliamolo fino a creare un filoncino. Questa preforma che gli diamo aiuterà a semplificare il passaggio successivo. Procediamo allo stesso modo con i restanti pezzi.
Terminato questo passaggio, copriamo con della pellicola e lasciamo riposare 10-15 minuti. Dopo questo riposo, finalmente siamo pronti a dare forma alle nostre mafalde. Con l'aiuto delle mani andremo ad allungarli fino a raggiungere una dimensione di 60-80 cm. Raggiunta la dimensione desiderata, andremo a formare delle serpentine. Allunghiamo un po' la punta e andiamo a congiungerlo con l'altro lembo di pane. Proseguiamo con gli altri nello stesso identico modo. Facciamo pressione dal centro verso l'esterno, in questo modo riusciremo ad allungare facilmente i nostri filoncini. Provate a farle anche voi a casa, vi assicuro che il risultato vi sorprenderà. Dategli una sistemata, ma neanche troppo. Il bello di questo pane è che ognuno ha la dimensione e la forma diversa dall'altra. Ora che abbiamo finito di ultimare le nostre mafalde, preparate una teglia con della carta forno e una pirofila con i semi di sesamo. Con l'aiuto di un pennellino e dell'acqua andremo a spennellare le nostre mafalde e le capovolgeremo sopra i semi. Questo procedimento servirà per far attaccare bene il sesamo alle nostre mafalde. Riponiamo sulla teglia e proseguiamo con le altre. Ed ecco pronta anche l'ultima mafalda. Una volta disposti in teglia andremo a coprire con della pellicola e gli lasceremo fare un riposo di un'ora. Trascorsa questa ora di riposo andremo a mettere in forno, precedentemente riscaldato, a 200 gradi in modalità statica, per 25 minuti. Ed ecco a voi il risultato. Dopo 25 minuti avrete delle mafalde siciliane spettacolari. Sarebbe meglio farle raffreddare un po', ma non so se riuscirete a resistere. E adesso farcitele con gli affettati che preferite. E mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Lascia un like se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale per non perderti le prossime ricette. Buon appetito a tutti!